ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio. Oggi vi spieghiamo il progetto Kawasaki KX500. Ta-da! Vi piace? Allora Daniele, dai, vediamo un po' che facciamo. Come organizziamo questa motina? Allora, andiamo a preparare questa bella motoretta con meccanica completa Kawasaki KX500, due tempi, una meccanica completa, un motore completo che viene da un KX500 del 91, quindi l'ultima evoluzione di questo motore, che si differenzia da quello precedente per le valvole di scarico. Viene detto il 3 valvole perché qui ce n'è uno in più, perché dopo vi spiego quando è che vanno cambiate. 3 valvole perché ha queste due valvole laterali e questa centrale, che è tipo una saracinesca, che una volta azionata va ad aprire e parzializzare la luce di scarico. Ovvero, qui abbiamo il nostro bel cilindro ricromato, è un cilindro originale nuovo, non era messo male, però insomma dopo un po' di anni fuori tolleranza è stata fatta una ricromatura. È uscita veramente bella perché non ha una bolla di cromo, non ha nulla, perfetto. Ovviamente misura originale 8600. Come vi dicevo, la particolarità del Kawasaki rispetto al motore 500 della Honda è che ha in più la valvola allo scarico. Praticamente da queste fessure qua, da qua possiamo vedere la luce di scarico bella grande, da questi fori ci lavorano questi, chiamiamoli tamburi, che vengono azionati da questa cremagliera che si inserisce qui. Loro, andando a ruotare, scambiano i passaggi, quei due booster che vedete ai lati della luce di scarico, anche lì fa parte, diciamo, dei passaggi dello scarico. L'Honda ha la luce di scarico molto più grande, come giri prendono gli stessi giri più o meno i due motori, ma l'Honda è un po' più, come dire, meno, ha una termica meno evoluta, sia per la valvola, anche perché Kawasaki ha la canna dove scorre il pistone cromata. È cromata, invece il CR dice cromata, anche se una volta si usava il cromo, ora non più, si usa il nickel silicio. Nicasil. La Honda ha una canna riportata in ghisa, come si usava in antichità, diciamo. Insertata. Sì. Allora, pistone, aspetta Daniele, gli voglio far vedere questo bel pistone, guardate che briscola. Piccolo. È piccolo, ragazzi. Diametro 86. Mentre sulla Honda si parte dal diametro 89. Hanno diverse misure di corsa e alesaggio. Anche qui diciamo che il rapporto tra corsa e alesaggio, come è successo con i 125, che si è passati dal 50,6 per 56, quelli più datati, poi si è passata alla misura standard 54 per 54. Aspetta Daniele, fammi dire una cosa, ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale perché è molto importante, attivate la campanellina, abbiamo tantissimi progetti. Va bene, torniamo al Kawasaki. Come misure di alesaggio per corsa, Kawasaki era un pochino avanti anche qui perché riducendo il diametro dell'alesaggio, corsa un po' più lunga. L'evoluzione tecnica dei cross anni 90 insegna che con un diametro dell'alesaggio minore si ha un'erogazione più lineare, mentre l'Honda era arrivata al diametro 89, unita anche al fatto della mancanza della valvola. Insomma, dovete provarla, l'avete visto nell'altra puntata, da delle belle pistonate. Però parliamo sempre di 500 tempi, quindi mezzo litro 500. Modulabilità è sempre è relativa, però vi assicuro che messa a punto come si deve anche si guida. Allora, stavo dicendo, questo motore è stato rivisitato in tutte le parti senza tralasciare niente. Come vi spiegavo, le valvole, è un sistema di valvole abbastanza evoluto. Un'ultima cosa riguardo le valvole, anche loro non sono eterne, vanno sostituite. Vi faccio vedere la differenza tra una valvola, questa è una valvola nuova. Quando è che vanno sostituite nel Kawasaki le valvole? Quando l'ingranaggio inizia a prendere il gioco, si consuma. Ecco, questa è la stessa però usurata, vedete qui, i denti sono belli che consumati e quindi non lavorano bene sulla cremagliera. Inizia a vibrare con i dovuti problemi, insomma, si inceppano.
E ok, poi allora cilindro ricromato, mi raccomando, quando fate questi lavori, di solito una moto che magari ha un po' di anni, è stata smontata 20, 30, chissà quante volte, vanno cambiati assolutamente i prigionieri della testa. Perché? Perché con gli anni il filetto inizia a non lavorare bene, si stirano, si tirano e insomma quando andate a stringere può succedere che magari il bullone non riesce più a trasmettere la coppia corretta alla testata. A proposito di testata, è vero, Daniele, abbiamo testata, una perché chicca. qua abbiamo fatto una bella modifica. Questa è la testata originale, diciamo che a meno che spaccate qualcosa è infinita, questa è messa davvero bene, mi ha dato anche una bella lucidatina, però noi vogliamo fare le cose fatte bene, sì, i fighetti. Abbiamo qui un'altra testata che è proprio un progetto a sé. Abbiamo copiato i volumi della testata originale, ma il profilo della cupola è diverso, anche qui più evoluto, con una banda di squish fatta con l'angolazione giusta. Anche qui diciamo che siamo andati a evolvere il motore, non facendogli sentire gli anni che sono passati dai primi anni 90 a oggi. Non so se avete visto, è stato spostato il foro della candela. Sì, il foro della candela ora è centrato, centrale, mentre sull'originale è leggermente inclinato da un lato, si vede da qua. Sì, così forse lo vedete bene. Sì, anche da di là si vede ancora meglio. Ok. E i passaggi dell'acqua sono identici. Un'altra chicca di questa testata, questa è una fusione, è stata costruita non dal pieno ma da una fusione che poi è stata lavorata. Una chicca è il decompressore. Bellissimo. Diciamo che chi usa questo tipo di moto non deve avere problemi a accenderla. Ma perché si mette il decompressore? Perché può succedere il giorno in cui si sbaglia carburazione, la moto non ne vuole sapere di accendere. È successo che a forza di tirare pedale sulla leva di avviamento qualcuno ha spaccato i carter, e quindi c'è questa levetta facile da arrivarci con la manina. Una volta montato il motore sulla moto, si tira e apre un piccolo passaggio che vedete qui, il forellino. Cosa fa? Libera la compressione perché crea un passaggio, uno sfiato, in modo che il motore gira molto libero perché ha poca compressione. Al momento che si accende la miscela, il motore parte, in automatico al primo scoppio lui si chiude, stop. Quindi abbiamo messo in moto il nostro motorone molto semplice, con una pedata che magari è la stessa di un 125, senza rischiare di spaccare tutto, insomma. E quindi niente, un'altra bella cosetta. Poi cosa abbiamo? Vabbè, il pistone l'abbiamo detto. Daniele, allora, facciamoci sul pacco lamellare. Pacco lamellare, diciamo che di solito è buona cosa, una volta che si fa un lavoro del genere, noi praticamente stiamo costruendo da zero una moto come se fosse nuova. Purtroppo nuova non possiamo averle più queste moto, purtroppo ragazzi, da parecchi anni non si possono avere. Allora con quello che c'è dobbiamo rifarlo nuovo, più nuovo possibile, senza badare a spese. Il collettore è nuovo di scatola, nuovo, originale, per fortuna ci sono ancora. Pacco lamellare è stato revisionato, guardate che bella bocca, 8 petali praticamente. Sì. È stato revisionato come lamelle nuove, originali. È stato ricontrollato il punto di contatto tra la lamella e il pacco lamellare, che è dove c'è della gomma vulcanizzata. L'importante è che insomma non ci sono segni, solchi, in modo che se vedete il pacco lamellare così contro luce deve essere tutto chiuso. È tutto chiuso, ragazzi. È perfetto. Come vedete è perfetto. Un piccolo aggiornamento, cavolatina, ma non bisogna mai lasciare nulla al caso. Il piano, come vedete, è stato lavorato, tolto pochissimo, roba di 1-2 decimi, perché originale è molto grezzo, era segnato magari con gli anni, qualche smontaggio selvaggio aveva segnato il piano, per evitare che poi magari da lì può passare aria. Allora lavorato, poi ci andrà su questo piano dove vedete bello lucido, ci lavora la gomma del collettore, dove dovete fare una bella tenuta. Bisogna controllare queste cose perché altrimenti si fa presto a far danno. Perfetto. Allora adesso ragazzi vi stiamo spiegando il motore in linea di massima, come abbiamo deciso di riassemblarlo. Adesso vi facciamo vedere la biella, che ovviamente abbiamo messo una biella nuova, non diciamo la marca, una biella nuova, ovviamente l'abbiamo trovata per fortuna. Tutte le gabbie nuove, gabbia rulli superiore e gabbia inferiore,
tutto nuovo compreso nel kit. Asse di biella nuovo, l'albero motore C'è. non lo vedete, non lo vedete, ma c'è. È in fase di lavorazione. Allora, che altro? Abbiamo Che anche il altro? carburatore nuovo. Carburatore, dunque, piccola parentesi. Nuovo di Carburatore scatola. è un carburatore, un PVK della Kainin 39. da 39. Nuovo. Come il CR, come il PVK. Ne abbiamo presi CR. due, uno su una moto e uno sull'altro. Nuovo, completamente nuovo, completo. Perché dite nuovo? Perché i carburatori si revisionano, per carità, ma mi succede spesso purtroppo. si usurano le valvole, si usura la sede della ghigliottina. Una volta che la struttura si è usurata, possiamo anche rimettere la ghigliottina nuova, ma se la sede è usurata c'è poco da fare. Quindi Va bene. nel nostro caso un motore completamente nuovo, stiamo cercando di assemblare un motore nuovo e quindi anche qui nuovo il carburatore. Parleremo della ciclistica, ragazzi, nei prossimi video, perché vi presenteremo ufficialmente il progetto. Biella ne abbiamo parlato di tutto. Carter. Qui abbiamo il carter Motore. ancora bello aperto. Ovviamente cuscinetti. Kawasaki usa delle misure che si possono trovare praticamente in commercio, sia quelle di banco che tutti gli altri da piglione, tranne uno, ovvero questo qua, che è un cuscinetto che con le misure sembra un cuscinetto in commercio, ma ha una scanalatura, vedete qui dove c'è questa linguetta, C'è un fermo che tiene fermo il cuscinetto nella sede, e c'è una scanalatura sulla ralla esterna del cuscinetto, e quindi è un cuscinetto particolare. Fate prima a tombare il suo originale che non prendere il commerciale e tornirlo, anche perché non è un bel lavoro, insomma. Poi qui abbiamo il cambio, è già bello pronto per essere richiuso, è un 5 marce, è stato ricontrollato pezzo per pezzo, ingranaggio per ingranaggio, tutte le varie tolleranze, è praticamente perfetto. Dov'è che bisogna andare a dare un occhio? Nelle forchette si usurano le due linguette, quelle che sono a contatto con gli innesti, e appunto gli innesti stessi praticamente dobbiamo controllare se sono arrotondati o hanno ancora uno spigolo vivo, altrimenti vi può succedere che le marce scappano, come si dice. Allora ragazzi, per questo video è tutto, noi ci divertiamo così. Nei prossimi video vedrete l'andamento del progetto Kawasaki, con tutti i segreti anche del telaio, perché andremo a fare numerose modifiche anche al telaio e alla ciclistica. Iscrivetevi al canale, è molto importante per supportare i nostri video. Ci vediamo al prossimo video ragazzi, ciao ciao ciao. C'è un altro bullone. Ah, c'è un altro Ce n'è un altro.